Bene amici, oggi scopriamo insieme il Grand D600 Lux, un battello con una lunghezza fuori tutto di 6,12 m e una larghezza di 2,50 m, quindi perfettamente carrellabile. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dal motore che vede in questo caso uno Yamaha da 150 cavalli che rappresenta anche la potenza massima installabile, mentre la motorizzazione minima parte da 115 cavalli. All'interno della plancetta di sinistra c'è anche la scaletta di risalita integrata con relativa maniglia tinti bene per agevolare l'uscita dall'acqua. Accediamo quindi a bordo, vediamo che il layout prevede un primo cuscino con gavone al suo interno, in questo modo è molto semplice stivare il materiale, ovviamente ce n'è un altro dall'altro lato, con al centro il supporto per lo sci nautico con la luce di fonda. Qui c'è il tappo d'imbarco per il serbatoio del carburante, mentre in basso c'è la botola di ispezione per la pompa di sentina centrale. Passeggiamo quindi sulla tappezzeria ovviamente removibile, ed entriamo in pozzetto. Il pozzetto vede un divanetto con 3 sedute indipendenti e soprattutto gli schienali possono essere rimossi, infatti il layout che vedete è totalmente modulare perché possiamo rimuovere gli schienali laterali, spostare più avanti i cuscini di poppa e soprattutto possiamo estendere interamente l'area aggiungendo altri 3 supporti. In questo modo si viene a creare un unico grande prendisole di poppa, considerando anche che la seduta può essere ribaltata per avere un ulteriore posto a sedere verso poppa e completare il prendisole posteriore occupando l'intera larghezza interna del battello. In più, al di sotto delle sedute laterali del divanetto ci sono ulteriori 2 gavoni, in questo modo tutti gli oggetti trovano facilmente posto e lasciamo il piano di calpestio libero da ingombri. In basso alla seduta centrale non c'è il gavone perché il cantiere ha scelto di lasciare quest'area dedicata per un igloo e quindi avere un frigorifero portatile a bordo. Ci spostiamo verso prua, vedete ci sono i tubolari che offrono supporto fino all'altezza del ginocchio, quindi abbiamo il piano di calpestio ben incassato, ci sono le maniglie tinti bene sui lati della seduta, in questo modo abbiamo sempre una salda presa considerando che ci sono anche le maniglie sui tubolari in questo caso in PVC, ma è possibile anche utilizzare i tubolari in neoprene Orca. Ci spostiamo nella postazione di comando, vedo che ho il timone spostato sulla sinistra, in questa configurazione c'è la seduta tradizionale ma ribaltandola possiamo utilizzarla come poggiareni e vedo che ho tutto sotto controllo perché il timone è ben raggiungibile, non ho nessun tipo di ingombro con le ginocchia, la manetta è spostata sul lato di dritta. Lo stereo è inserito qui, mentre in alto abbiamo il controller dedicato da Yamaha per monitorare i motori in ogni istante, un tablet che ovviamente può essere sostituito con un display multifunzione e qui abbiamo la ricarica wireless per lo smartphone. In alto alla console ci sono anche 2 comodi portabicchieri, guardate qui anche il parabrezza che è inclinato, quindi abbiamo meno attrito aerodinamico, ma al tempo stesso offre protezione fino all'altezza degli occhi e quando sono seduto invece sono totalmente riparato perché guardate qui una console piuttosto ampia. In più per la navigazione veloce c'è spazio anche per il copilota perché può reggersi saldamente sui supporti del T-top opzionale che in questo caso ha anche i supporti per il wakeboard come vedete perché è un battello destinato al divertimento, alle uscite rapide ma anche come tender. Ci spostiamo quindi verso prua, come vi dicevo i montanti del T-top offrono pieno supporto e noi restiamo sempre ben ribassati rispetto ai tubolari, quindi sempre ben protetti a bordo con le maniglie tinti bene che partono anche da centroscafo per dare sostegno anche alle persone inesperte. Arriviamo quindi nell'area di prua, qui anteriormente alla console c'è una seduta monoposto con schienale fisso, anche qui molto comode le maniglie tinti bene per agevolare la presa a bordo in questa zona e soprattutto è possibile estendere ulteriormente l'area perché si può installare una prolunga con cuscino e quindi avere un ulteriore prendisole di prua, quindi su un battello di questa categoria avere doppio prendisole che occupano l'intera larghezza interna del battello. In più al di sotto del cuscino c'è il gavone dedicato all'alloggiamento delle dotazioni, in questo modo ogni oggetto come vi dicevo può restare al proprio posto ed è prevista anche l'installazione di un ulteriore gavone al di sotto del piano di calpestio per accedere direttamente in carena e soprattutto riporre gli oggetti più ingombranti. Al di sotto del cuscino di prua invece si trova il vano dedicato allo stivaggio dell'ancora e della cima. Vi parlo di cima perché non è prevista l'installazione del vericello sul musone, quindi ancora soltanto manuale, e qui abbiamo anche la doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro con anche la relativa galloccia a scomparsa per evitare di intralciare il movimento a bordo e quindi agevolare la salita e la discesa quando si ormeggia di prua, sfruttando anche il rivestimento sintetico in EVA.
E quindi cari amici, questo è il Grand D600 Lux. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The City Team.